Ciao e bentornati. Allora, oggi voglio preparare del ragù e dato che mi piace sempre andare un po' oltre a quelle che sono le tradizioni della nostra cucina italiana, quindi sono partita studiandomi la ricetta di Pellegrino Artusi che prevedeva l'utilizzo di sola carne di vitello, pancetta tesa e noce moscata, confrontandola con la versione romagnola bolognese dove abbiamo manzo, maiale, estratto di pomodoro, vino, latte e nessuna spezia. La mia nonna materna di origine emiliana però metteva la noce moscata, quindi probabilmente il ragù che preparava la mia nonna era una via di mezzo tra la versione bolognese e quella di Pellegrino Artusi, perché anche lei faceva un mix di manzo, maiale e alle volte ci metteva anche un po' di vitello, ci aggiungeva la salsiccia e utilizzava la noce moscata, bagnando oltretutto il nostro appunto ragù con il latte, quindi fedele alla ricetta bolognese. Ci sta perché effettivamente la noce moscata ben si abbina al latte e ai composti aromatici del latte. Quello che per oggi utilizzeremo non sarà la noce moscata bensì il macis. Non so chi di voi lo conosce, il macis altro non è che la membrana che riveste la noce moscata, quindi ne ha le stesse caratteristiche aromatiche, molto più delicato come profumo, meno intenso, ma soprattutto al contrario della noce moscata non ha i tannini. Non avere i tannini che cosa significa? Che ho solo la parte dolce, aromatica dolce, ma non ho quella amara che in un ragù non mi interessa di avere. Tant'è che il macis è anche molto utilizzato quando prepariamo le béchamel, quando prepariamo alcuni tipi di dolce dove c'è la presenza appunto con il latte e la noce moscata, togliamo la noce moscata e la sostituiamo con il macis. Mi sono presa un pochettino di appunti perché anche qui sapete che vado sempre un po' oltre. Il chiodo di garofano che inserirò nella mia ricetta contiene anche lui un fenolo, lo stesso che abbiamo dentro nel macis, che si chiama eugenolo. Questo fenolo ha un potere riscaldante sulla lingua, perché quando lo mangiamo sentiamo proprio questo effetto riscaldante, che però può essere smorzato appunto da altre spezie come la noce moscata e il fieno greco. Entra in campo ancora il fieno greco. Oramai so che lo conoscete perché lo utilizzo in tantissime cose. Perché ci interessa il fieno greco? Perché lo aggiungerò? Il fieno greco è quella spezia che una volta tostata ci dà quelle note di crosta di pane, di biscotto, di abbrustolito, di zucchero caramellato, note molto molto calde che si sposano benissimo con i profumi, gli aromi della carne quando viene abbrustolita. La carne abbrustolita abbrustolisce grazie alla reazione di Maillard, che è quel momento in cui noi portiamo la nostra carne a più di 150 gradi che comincia appunto a sfrigolare e a rosolare. La reazione di Maillard dà luogo a questi componenti aromatici che sono appunto di crosta di pane, di tostato, di caramellato, e il fieno greco altro non farà che andare ad accentuare questi elementi già molto presenti grazie alla reazione di Maillard. Quindi faremo la ricetta del ragù alla bolognese con manzo, maiale, in questo caso in egual parte, sono circa 800 grammi. Io, fedele alla ricetta della mia nonna, aggiungerò 250 grammi di salsiccia di suino normalissima, quella dolce, senza finocchietto o altre cose, e poi appunto macis, chiodo di garofano e fieno greco. Ok? Procediamo. Iniziamo prendendo la nostra salsiccia, la incidiamo per il lungo e la liberiamo dal budello e la metteremo così da parte. Poi in un pentolino antiaderente prendiamo 3 cucchiaini di fieno greco e li mettiamo sul fuoco a tostare delicatamente, attenzione che non vi bruci. Ora prendiamo la nostra solita casseruola dei bordi alti, qualche giro di olio extravergine di oliva, potreste usare anche il burro, la ricetta originale di Pellegrino Artusi prevedeva il burro. Ora mettiamo a soffritto sedano, carota, cipolla, il mio è surgelato, io me lo preparo già in anticipo e me ne tengo sempre un po' nel freezer e lo metto ora sul fuoco a soffriggere. Ok, aggiungiamo a questo punto, dopo aver soffritto bene le nostre verdure, la nostra carne trita, come vi dicevo questo è un mix di carni,
e vado a stemperarlo con il cucchiaio. Devo cercare di sminuzzarlo, di sbriciolarlo e man mano che rosolerà vedrete che vi sarà sempre più semplice fare questo procedimento. Proseguite con un po' di pazienza fino ad ottenere appunto dei pezzettini piccoli piccoli che sarà più facile far rosolare. Una volta fatto rosolare aggiungiamo 2 bei pizzicotti di sale che ci aiuterà a far perdere alla nostra carne ancora tutti i liquidi e ad aumentare il grado di rosolatura. Una volta che si sarà ben rosolata, quindi ricordate reazione di Maillard, sfumiamo con mezzo bicchiere di vino e aggiungiamo poi, una volta assorbito completamente il vino, la nostra salsiccia, che dovremo andare anch'essa a sbriciolare all'interno del trito di carne. Mezzo bicchiere di acqua calda, un po' di concentrato di pomodoro. Io poi alla fine ne aggiungerò ancora un po' perché a me piace che sia un po' più rosso, un po' più colorito, ok? E quindi ora mescoliamo. Nel frattempo, mentre evapora l'acqua che abbiamo aggiunto con il concentrato di pomodoro, aggiungiamo i nostri semi di fieno greco, qualche pezzo di macis, 3-4, non vi preoccupate perché non ha un aroma così intenso da dare noia, e 3 chiodi di garofano. Fate anche 2 perché il chiodo di garofano è abbastanza aromatico, quindi se non siete convinti iniziate con 2 e poi mi saprete dire. Mescoliamo ed incoperchiamo. Bagniamo con del brodo bello caldo, mescoliamo, lasciamo cuocere per un pochettino, ogni tanto dobbiamo avere l'accortezza di guardargli, dare un'occhiata e mescolarlo. Aggiungiamo ancora un pochettino di sale e un bel bicchiere di latte, anche questo tiepido. Mescoliamo bene, continuiamo la nostra cottura un po' incoperchiata e un po' no, dovremo far evaporare delicatamente tutti i liquidi, ok? Ora coperchio, riportiamo a bollore. Io l'ho fatto cuocere per 2 ore, quasi 2 ore e mezza abbondanti, con il fuoco proprio basso, però vedete come è venuto bello cremoso, bello denso, perfetto, ok? Questo è l'ideale per fare delle ottime tagliatelle o anche delle lasagne. Il nostro ragù è pronto e se questo video ti è piaciuto iscriviti al mio canale e clicca mi piace e ci vediamo alla prossima, ok? Ciao!